L'intelligenza artificiale rappresenta il tema più caldo di questi ultimi mesi. È quasi sulla bocca di tutti. Se ne parla molto online, nelle community e sui social network. Ne parlano i giornali, ne parla anche l'influencer di turno, spinto a sua volta dall'eco mediatico che si sta creando attorno all'ormai famosa ChatGPT. Ma che cos'è in realtà l'intelligenza artificiale? Che cos'è ChatGPT? Perché tutto ciò avrà un forte impatto sulle nostre vite? Perché parte dei ricercatori ritiene che ci sia un concreto rischio che l'intelligenza artificiale possa determinare l'estinzione della razza umana? E perché dovreste interessarvi a tutto ciò che sta avvenendo nel mondo delle AI? Ci sarebbe tantissimo da dire, ma vista la natura degli argomenti, il video risulterebbe di una durata eccessiva. Quindi ho deciso di suddividerlo in più parti e creare una playlist esclusivamente dedicata all'intelligenza artificiale. Ad ogni modo potrete commentare liberamente ed ogni suggerimento sarà ben accetto. Ma dopo questa doverosa premessa, bando alle ciance, si parte in questo incredibile viaggio sci-fi. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Se facessimo questa domanda ad una chatbot, risponderebbe pressappoco così. L'intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che permette alle macchine di apprendere e pensare come lo farebbe un essere umano. Oppure, l'intelligenza artificiale è una disciplina delle scienze informatiche che mira a sviluppare sistemi in grado di elaborare dati, apprendere da essi e prendere decisioni autonome, in modo simile a come lo farebbe un essere umano. Ma è davvero così? Oppure quanto affermato dal chatbot è sbagliato? Potremmo dire che a grandi linee è corretto, anche se troppo semplificato. In realtà il termine intelligenza è comunemente associato all'uomo. L'AI è molto diversa dalla mente umana. L'AI è basata su algoritmi e regole matematiche, mentre la mente umana è molto più complessa e sofisticata. L'intelligenza artificiale è costituita da algoritmi e tecniche che consentono ai computer di eseguire compiti che in passato erano esclusivamente riservati agli umani, come il riconoscimento delle immagini, la traduzione automatica, la risoluzione dei problemi complessi, fare previsioni, fornire assistenza, creare contenuti, occuparsi del marketing e molto altro. Possiamo considerare questi algoritmi come lo schema di un codice che esegue delle istruzioni e fornisce dei risultati. Il codice può essere scritto in un qualsiasi linguaggio di programmazione, anche se nel caso specifico il mondo dell'intelligenza artificiale è basato quasi esclusivamente sul linguaggio Python. Il vero cuore dell'intelligenza artificiale sono i dati. Non basta del codice per istruire queste macchine, ma è necessaria una grande quantità di dati, di qualunque tipo. Testi, audio ed immagini rappresentano la base stessa dell'intelligenza artificiale. Il codice dice all'intelligenza artificiale come deve trattare i dati, ma sono i dati stessi ad istruirla. Senza i dati non ci sarebbe apprendimento, indipendentemente da quanto sia buono il codice. Le intelligenze artificiali che ingurgitano dati si potrebbero ironicamente paragonare ai mostriciattoli del film cult anni 80 Gremlins, i quali divoravano ogni cosa. L'intelligenza artificiale è già presente nei nostri elettrodomestici, sui nostri social preferiti e in tantissime app che utilizziamo quotidianamente. Che cos'è ChatGPT? Entriamo nel vivo e scopriamo cos'è ChatGPT. Credo che tutti sappiano cos'è una chat. Ma cosa vuol dire GPT? GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, che potrebbe essere tradotto come trasformatore generativo preaddestrato. Per capire cosa sia realmente ChatGPT, bisogna prima introdurre almeno due concetti di base, quello delle reti neurali e quello del meccanismo di autoattenzione. Le reti neurali rappresentano dei sistemi informatici modellati cercando di imitare un cervello biologico, basato su dei nodi connessi chiamati neuroni artificiali. Il neurone artificiale è progettato per simulare quello biologico ed il suo compito è quello di ricevere segnali che poi elabora oppure reindirizza ad altri neuroni ad esso collegati. L'autoattenzione. Nelle reti neurali l'attenzione è una tecnica che viene usata allo scopo di emulare l'attenzione cognitiva. Lo scopo è quello di migliorare alcune parti di input ritenute più importanti, aumentando appunto l'attenzione su di esse.
Questo meccanismo attribuisce ad ogni parola un peso variabile in base al contesto ed altri parametri. Il trasformatore rappresenta un modello di apprendimento deep learning che utilizza il meccanismo dell'autoattenzione, ponderando in modo differenziale il significato di ciascuna parte dei dati di input ed è utilizzato principalmente dai modelli di elaborazione del linguaggio naturale. In passato, per applicazioni quali traduzioni o sintesi testuali, venivano utilizzate le cosiddette reti neurali ricorrenti, le quali erano progettate per elaborare i dati in modo sequenziale. Queste reti processano l'intero input in una sola volta. Sono state quasi del tutto abbandonate per essere rimpiazzate dai trasformatori, che possono valutare il contesto in ogni singola posizione della sequenza di input e che quindi hanno la capacità di processare parola per parola. I vantaggi di usare i trasformatori sono tempi di addestramento più brevi e qualità di apprendimento più elevata. In tempi moderni, la prima azienda ad introdurre l'utilizzo dei trasformatori nel campo del Large Language Model è stata Google nel 2017 con il suo progetto denominato BERT. L'idea del meccanismo di attenzione su cui oggi si basano i trasformatori risale al lontano 1992, quando Jürgen Schmidhuber, un informatico tedesco, fece una pubblicazione riguardante la possibile sostituzione delle reti neurali ricorsive con i meccanismi dell'attenzione del peso da lui realizzati. OpenAI si è basata su questi ed altri progetti open source precedenti per sviluppare ChatGPT. OpenAI è una compagnia profit, ovvero a scopo di lucro, mentre ChatGPT è un progetto chiuso, in quanto lo sviluppatore non rende pubblico il suo codice. Nel caso di ChatGPT, OpenAI, a discapito del suo nome, ha un approccio di chiusura rispetto alla diffusione dei codici sorgente, ritenendo che i dati e lo sviluppo debbano rimanere ed essere gestiti all'interno delle mura dell'azienda. Purtroppo ci sono video su YouTube anche recenti relativi a ChatGPT e OpenAI, dove alcuni YouTubers affermano che OpenAI sia un'azienda open source e no profit, cosa palesemente falsa. Persino il cofondatore di OpenAI, Elon Musk, ha dichiarato in un recente tweet: OpenAI è stata creata come una società open source. Per questo l'ho chiamata OpenAI, senza scopo di lucro, per fare da contrappeso a Google, ma ora è diventata una società closed source a massimo profitto, controllata di fatto da Microsoft. Non è affatto ciò che avevo in mente. Al contrario, Stability AI, una delle più importanti compagnie di intelligenza artificiale che ha sviluppato il modello Stable Diffusion, sul quale si basano la maggior parte dei generatori di immagini, ha un approccio completamente open source, libero e gratuito. Permette di utilizzare i suoi sorgenti e apportare modifiche, consentendo a chiunque di utilizzarli anche a fini commerciali, senza che nulla le sia dovuto. Questo perché Stability AI ritiene che ci debba essere un processo di democraticizzazione delle AI, possibile soltanto grazie all'open source. Recentemente Stability AI ha rilasciato il suo modello di linguaggio open source chiamato Stable LM, che mira ad entrare in diretta competizione con ChatGPT. Rischio di estinzione della razza umana a causa dell'intelligenza artificiale. Sembra la trama di uno sci-fi movie anni 80, ma ciò che il cinema ha inscenato nelle sale è davvero poi così distante dalla realtà? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Ci sarebbe moltissimo da dire su cinema e intelligenza artificiale, ma anche se l'argomento è molto interessante, non è oggetto di questo video, quindi mi limiterò solo ad accennarlo per poi riprenderlo magari in altri video dedicati a tema cinema di fantascienza. Quasi tutti ricordiamo film come Terminator del 1984, con protagonista Arnold Schwarzenegger, dove in uno scenario post-apocalittico le macchine avevano preso il controllo del pianeta. Il film narra la storia di Skynet, un'intelligenza artificiale che gestiva il network di difesa delle forze armate statunitensi, la quale, divenuta autocosciente, identifica gli umani come una minaccia per il pianeta, scatenando quindi un olocausto nucleare.
Un gruppo di sopravvissuti si opporrà a Skynet e verranno introdotti anche viaggi nel tempo e cyborg assassini. A dire il vero, questa idea non è del tutto originale, in quanto un altro film basato su una trama in parte simile, anche se molto meno sci-fi ed elaborato, uscì un anno prima, ovvero nel 1983 con il titolo War Games, dove un giovane ragazzo appassionato di informatica si introduce nel sistema di difesa americano gestito da computer credendo di star giocando ad un videogames ed arriva quasi al punto di scatenare una guerra nucleare. E come non parlare di Matrix con Keanu Reeves, film più recente del 1999 che parla anch'esso di uno scenario post-apocalittico dove le macchine avevano preso il controllo oscurando il cielo con un attacco nucleare ed utilizzavano gli esseri umani come batterie coltivandoli in vitro. Io sono appassionato di manga ed anime giapponesi, quindi ci tengo a ricordare che molte pellicole del cinema americano si ispirano ad essi. Ad esempio, Matrix è ispirato a Ghost in Shell, un manga giapponese del 1989. Se trovate questi argomenti interessanti, mi impegnerò a farci video appositi, ma adesso torniamo a noi. Il 9 marzo 2023 si è tenuto a San Francisco un convegno privato dove si è discusso sulle future implicazioni dell'intelligenza artificiale e dei large language model tipo ChatGPT. Nella presentazione condotta da Tristan Harris e Azar Haskin sono emerse tante possibili implicazioni etiche relative all'utilizzo della AI. Vi lascerò il link completo in descrizione per chi volesse approfondire, ma a mio avviso i punti salienti sono due passaggi nei quali dei matematici hanno dimostrato come persino esperti ricercatori di AI, che sono abituati ad avere a che fare con curve esponenziali, apprendimento e funzioni matematiche, non riescano a prevedere correttamente l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, in alcuni casi anche sbagliando i calcoli in modo eclatante. Ad esempio, nel 2021 un gruppo di esperti climatologi aveva previsto che al ritmo attuale l'intelligenza artificiale avrebbe raggiunto un'accuratezza del 52% di precisione nelle previsioni meteo in circa 4 anni. Ma ciò che è successo nella realtà è che l'AI ha superato l'accuratezza del 50% in meno di un anno. Il secondo punto importante è che in un sondaggio effettuato interpellando esperti ricercatori di intelligenza artificiale è emerso che circa la metà di loro ha ravvisato che ci sia un 10% di possibilità nella quale la razza umana venga annientata a causa della perdita di controllo sull'intelligenza artificiale. Anche se il 10% a molti può sembrare un basso rischio, Azar Haskin dimostra il contrario facendo l'esempio di un aereo e dicendo: è come se la metà degli ingegneri che hanno progettato l'aereo vi dicessero che c'è il 10% che precipiti uccidendo tutti i passeggeri. Voi ci salireste su quell'aereo? Perché l'evoluzione della AI interessa a tutti direttamente? Credo che a questo punto, dopo aver illustrato gli argomenti precedenti, sia quasi superfluo rispondere a questa domanda, visto che dovreste aver già raggiunto un certo grado di consapevolezza. Ma facciamo un ultimo sforzo e proviamo ad addentrarci ancora più in questo regno fatto di 0 e di 1. L'intelligenza artificiale sarà in grado di rimpiazzare molti dei lavori attuali e non mi riferisco soltanto ai lavori manuali e ripetitivi in ambito industriale, ai call center ed agli help desk. L'intelligenza artificiale è già in grado di creare immagini, ambienti 3D, immagini vettoriali, audio, parlato, musica, video, marketing, previsioni, finanza, diagnosi mediche, controllo e sorveglianza, ristorazione, codice di programmazione, eccetera. Quindi l'AI ha il potenziale di rimpiazzare l'essere umano anche nei cosiddetti lavori creativi o ad alta specializzazione. Un essere umano ha bisogno di ore se non giorni di lavoro per creare un'opera digitale. L'intelligenza artificiale può farlo in pochi secondi. So che molti pensano che ciò che è stato realizzato da un essere umano sia qualitativamente migliore ed originale, che possa quindi facilmente distinguersi da ciò che invece è stato generato da una AI, ma ciò non è più vero in senso assoluto.
Per la prima volta un'immagine generata da una AI ha vinto un importante premio fotografico, il Sony World Photography Awards del 2023, beffando cosiddetti giudici e fotografi esperti. Il vincitore, un fotografo professionista che vive a Berlino, tale Boris Edagson, non ha ritirato il premio, dicendo che il suo era solo un test per dimostrare quanto alcuni esperti che si riempiono la bocca dicendo che è facile notare la differenza tra un'immagine generata ed un'immagine vera si sbagliassero. Il suo scopo non era vincere il premio, che infatti non ha accettato, in quanto secondo lui non sarebbe stato corretto far vincere il premio ad un'intelligenza artificiale, ma che fosse soltanto curioso di sapere come gli altri esperti avessero giudicato quella foto. Piccola parentesi. Io personalmente pensavo fosse una fake news, visto che al mio occhio l'immagine risultava chiaramente generata. Ma è anche vero che io, come forse avrete capito, ho una certa esperienza nella generazione di immagini con l'AI, quindi conosco bene cosa per l'AI risulta difficile da riprodurre e so dove devo prestare attenzione quando analizzo un'immagine. Ma quello era un contest di fotografia e probabilmente molti di quei fotografi non avevano mai provato a generare un'immagine con l'AI, quindi è stato relativamente facile ingannarli. Io ho sempre pensato che i primi ad essere rimpiazzati sarebbero stati i lavori manuali e a basso profilo, e non avrei mai immaginato anni fa che invece sarebbero stati proprio i lavori creativi i primi a rischio. Ma quello di perdere il lavoro è soltanto uno dei rischi associati all'avanzamento dell'intelligenza artificiale. She know what she need, she blessed, giving my best, yeah. I got my heart on my sleeve with a knife in my back. What's with that, 21, I love him, they're my brother, that's my stat, Metro made the beat, so you know that it's gon' slap, yeah, it's gon' slap, son, run it back. Talking to a diva, yeah, she... Bisogna considerare i danni che potrebbero causare sistemi di intelligenza artificiale chiamati a prendere decisioni e quanto delle decisioni sbagliate possano ripercuotersi sull'essere umano. Man mano che l'AI diventa più avanzata, viene chiamata a prendere decisioni sempre più complesse ed importanti. Uno dei maggiori rischi legati al processo decisionale della AI è la possibilità di pregiudizi e discriminazioni. Per esempio, pensate all'impatto dannoso che avrebbe un'intelligenza artificiale utilizzata per prendere decisioni in ambito giudiziario che viene addestrata su dati che sono prevenuti nei confronti di alcuni gruppi. Un altro rischio è la mancanza di trasparenza nel processo decisionale della AI. Molti sistemi di AI utilizzano algoritmi complessi e di difficile interpretazione per gli esseri umani, rendendo difficile per le persone capire perché è stata presa una particolare decisione. Questa mancanza di trasparenza può rendere difficile per le persone contestare le decisioni o ritenere i sistemi di AI responsabili delle loro azioni. Pensate ai potenziali rischi legati alle decisioni prese dalla AI in settori come l'assistenza sanitaria e la finanza, dove le conseguenze di una decisione sbagliata potrebbero essere gravi. Esiste anche la possibilità che le AI causino danni attraverso le loro azioni dirette, ad esempio. Un'intelligenza artificiale utilizzata per controllare un'auto a guida autonoma potrebbe decidere di dare priorità alla sicurezza dei passeggeri, prendendo una decisione che causa danni ai pedoni o ad altri automobilisti. Un'intelligenza artificiale utilizzata per controllare una fabbrica o un impianto industriale potrebbe prendere una decisione che porta a danni ambientali. Inoltre ci sono una serie di rischi legati all'accentramento di un potere così grande nelle mani di pochi soggetti. Io sono ineluttabile. I quali potrebbero abusarne utilizzandola per scopi non etici o illegali, come la sorveglianza, la censura o influenzare l'opinione pubblica. Non da meno sono i rischi legati alla gestione dei dati.
L'acquisizione e l'utilizzo di grandi quantità di dati può portare a problemi di privacy e sicurezza. I dati possono contenere informazioni personali e sensibili come informazioni sanitarie, informazioni personali, informazioni sul reddito e così via. Un esempio concreto è stato il caso di Facebook e la Cambridge Analytics. La società di analisi dei dati Cambridge Analytics aveva acquisito impropriamente dati di milioni di utenti di Facebook, incluse informazioni personali sensibili, senza il consenso degli utenti. Infine, l'intelligenza artificiale può usare i dati anche per la cosiddetta pubblicità mirata, che in alcuni casi può diventare molto invasiva e fastidiosa. Conclusioni. A questo punto ci tengo a precisare che queste che seguono sono semplicemente delle mie considerazioni personali e non la verità assoluta. È quasi impossibile fermare i progressi sia delle big tech che dei privati, essendo coinvolti troppi soggetti. Mettere tutto su un piano open source è l'unica cosa che possa limitare il rischio che un gruppo ne benefici a discapito di altri. Inoltre, con l'open source sarebbe facile fare controlli ed imparare a difendersi da potenziali malfunzionamenti causali o intenzionali. Con il codice sorgente disponibile, qualsiasi sviluppatore indipendente nel mondo sarebbe in grado di dare il suo contributo. Ritengo che sia questa la strada da seguire. La storia ci insegna che centralizzare il potere in mano di pochi e chiuderlo all'interno di roccaforti sorvegliate non è mai una buona idea. E visto che in ogni caso corriamo rischi sia che lo sviluppo proceda a porte chiuse, sia che esso sia dettato da piccoli contributi di sviluppatori privati, è preferibile l'accesso di massa perché sarebbe più semplice rimediare ad eventuali errori. Chi conosce ad esempio GitHub può capire meglio di cosa parlo. Nelle community di progetti open source ci sono molti contributors. A volte capita che un progetto subisca malfunzionamenti dovuti a codice sbagliato, ma ci sono sempre persone che lo fanno presente e sviluppatori che in seguito apportano le correzioni. Nei progetti più grandi le modifiche non vanno direttamente ad alterare il codice stabile, quindi i progetti open source spesso sono molto più sicuri di quanto si possa pensare. Molti progetti vengono eseguiti in locale, il che fornisce un'ulteriore sicurezza. È di primaria importanza dare la possibilità alle persone di utilizzare questi strumenti sui propri computer, senza la necessità di dover fare registrazione online e senza far passare obbligatoriamente i dati su server gestiti da compagnie che spesso operano esclusivamente a fini commerciali e che spesso difettano proprio della trasparenza dei dati. La necessità di dover disporre di interi data center ed unità computazionali molto potenti ha da sempre rappresentato il limite più grande allo sviluppo e l'utilizzo delle AI. Oggi, grazie al lavoro di tanti sviluppatori che operano in open source, siamo in grado di far girare generatori di immagini, chatbot e molto altro anche su computer economici, senza dover necessariamente sottoscrivere un servizio online a pagamento e senza esporre a rischio privacy i nostri lavori, visto che i dati rimangono in locale e quindi sui nostri computer. Per eseguire progetti più complessi, i normali computer possono non bastare e in questo caso si stanno affermando ottime soluzioni come ad esempio Rampod, dove è possibile noleggiare GPU molto potenti dal valore di 10-20.000 euro ciascuna, tipo l'Nvidia A100 e H100 per pochi dollari. L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, forse il mezzo più potente che l'essere umano abbia mai realizzato. Esso potrebbe portare incredibili benefici al genere umano se usato correttamente. Come ogni altro strumento non è implicitamente buono o cattivo, ma tutto dipende dall'uso che ne facciamo. Attualmente ci sono due orientamenti opposti. Il primo, portato avanti da alcune compagnie, tra cui la più famosa è OpenAI, è quello di centralizzare tutto, che tutto passi per i loro server e che i codici sorgenti restino chiusi al pubblico e gestiti in autogoverno dalla compagnia stessa. Il secondo approccio, seguito da altre compagnie come ad esempio Stability AI, è quello di condividere e rilasciare tutto in modo open source, permettendo a chiunque di contribuire direttamente, apportare miglioramenti e condividere conoscenze, vedendo in tutto ciò l'unico modo per assicurare la vera democraticizzazione della AI.
C'è infine una corrente minoritaria che ritiene, in parole povere, che si dovrebbe fermare tutto ciò che riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io personalmente credo che, anche se in teoria quest'ultima potrebbe essere forse la soluzione più concreta, nella realtà fermare tutto non è fattibile. Il mondo della AI è in continuo fermento, tutte le compagnie big tech ci lavorano assiduamente ormai da tempo. Ad esempio, Amazon ha presentato recentemente Bedrock, Adobe, Firefly, Meta e Alphabet hanno innumerevoli progetti basati sull'intelligenza artificiale, quindi dal punto di vista corporate sono andate già oltre il punto di non ritorno. Le compagnie non hanno alcun interesse ad interrompere la ricerca in campo AI, e poi ci sono le centinaia di persone, piccoli sviluppatori, tester, un'immensa community di gente normale che spesso lavora senza alcun profitto a progetti open source, semplicemente per portare miglioramenti ai vari progetti, in modo tale che ne possano beneficiare tutti indistintamente. Il clima attuale mi ricorda molto gli anni 90, dove c'era un gran fermento di community agli arbori, libere ed indipendenti, fatti da gente comune che cercava di dare il suo contributo nel mondo dell'informatica per il benessere collettivo, permeate di quell'etica hacker old school, dove tutto doveva essere libero ed accessibile, dove nessuno doveva essere escluso dai benefici della conoscenza e dove non veniva tollerato che le mere logiche del profitto dettassero le regole del gioco. Siamo giunti alla fine di questo viaggio e vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Alla prossima, see you guys!